Eccoci che abbiamo trovato anche l'area sosta per questa notte. Qui all'interno di Gran Canaria è pieno di aree soste, aree ricreative gratuiti con tutti i servizi di carico e scarico per i camper. E quindi qui adesso ve la mostriamo in questo splendido posto in mezzo al bosco. E noi siamo qua a 1000 metri d'altezza, al sole, in calzoncini corti e maglietta. Il nostro tavolino esterno, un po' al sole, un po' all'ombra. Allora, pappa, un piccolo pisolino, 2 lavoretti e adesso andiamo a fare 2 passi in questo bosco di abeti. Guardate che carino che è questo luogo. Per chi qua in Canarie si stufa del mare, in meno di un'ora dal mare si arriva qua a 1000 metri e ci sono predisposti tutte queste piazzuole con i barbecue, guardate, e arrivano fino là in fondo, fantastico. Guardate che bel barbecue, guardate che bella radice che ha quest'albero, praticamente quasi fuori dalla terra, un barbecue predisposto lì. Che belle radici che ha quest'albero. Qui siamo proprio in mezzo al bosco. Qualcuno sta già facendo il barbecue, sono le 4:30 del pomeriggio e sta già preparando per la cena di stasera. Tende piantate e si fermerà qua. Noi andiamo a fare 2 passi. Questa è quella che ho definito la mia pianta. Guardate che bella quella pianta lì. Quella lì in solitaria, in cima alla collinetta. Montagna, perché qui siamo sopra i 1000 metri. Nel mondo si dice sempre che ognuno di noi ha la sua pianta. Ecco la mia pianta. Tensa, maestosa, solitaria, con una doppia personalità. Allegra, vivace da una parte, pensierosa, meditativa dall'altra. Sei tu. Adesso vado e l'abbraccio. Ecco che abbraccio la mia pianta. Siamo una cosa sola, maestosa, grandissima, bellissima. La cosa meravigliosa di questi posti è che qui abbiamo una pianta ad alto fusto che è tipica dei boschi, delle montagne, ce ne sono anche da noi. E qua ci sono le agavi. Siamo a 1000 metri d'altezza, però siamo all'altezza del deserto del Sahara e quindi ci sono anche le agavi qua su. Poco più sotto, 200 metri sotto di dislivello, ci sono le palme. E gli agrumeti. E gli agrumeti. In cima al passo abbiamo trovato Diego che vendeva i suoi prodotti, la sua frutta, le arance e i mandarini erano deliziosi. E infatti ne abbiamo un po'. Ne abbiamo presi un po'. Insieme ad altre specialità tipo Romiel de Canaria. Questa invece è la pianta della Bettina, anche lei con doppia personalità ma decisamente scissa. La vedete proprio separata, da una parte molto essenziale come la Betty, dall'altra un pochettino più ridondante come ogni tanto vuole essere la Betty, e separata decisamente perché anche la Betty è Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O è bianco o è nero, non ci sono mezze misure. Meraviglia di posti. Ma tu, Mauro, ti aspettavi un interno dell'isola così
verde, così montuoso e così diverso dalla costa? Ma se devo essere sincero, un po' sì, perché se ti ricordi i racconti dei nostri amici Sì. Camperato che sono venuti qua, alcuni video di Roberto, facevano vedere ambienti di questo genere. Adesso non so di preciso se sono stati esattamente nel posto dove siamo stati noi, quindi un po' sì, me l'aspettavo, però un conto è i racconti, un conto è un video, un conto è viverlo. E viverlo ti dà un'emozione notevolissima, veramente, veramente fantastico. I silenzi, il vento che canta tra le fronde degli alberi e l'immensità di queste montagne. E siamo in mezzo all'oceano, ricordatevi. Fantastico. Bello, bello. Posto magico. Ma guardate queste belle piante, allora, che sono completamente diverse, sono autoctone. Questa sembra il drago canaro, anche se in versione un po' più piccola. Questa i rametti che sembrano quasi un papiro, ma ovviamente non lo è, non esce nell'acqua, ma nasce sulla terra, non so come si chiami, sinceramente. E anche quest'altra piccola pianta grassa, colori vivacissimi. Mi sembra quasi di essere tornata bambina quando il mio papi mi portava in montagna. Bellissima questa zona, è davvero una meraviglia di esplosione di questa natura verde rigogliosa. La cosa bella e affascinante di posti come questo è l'assoluto silenzio. Faccio una carrellata, si sente soltanto qualche uccello che cinguetta cercando un posto dove passare la notte. Sentito? I nostri camper sono lì sopra, siamo 5 camper in questo momento, più alcuni ragazzi in tenda qua sotto che si sono fatti il barbecue con questa bellissima e splendida atmosfera molto tranquilla e rilassante. Dopo tutti i giorni che abbiamo passato nella zona di Maspalomas, molto bella, va bene, ma un pochettino stressante, diciamo, per la presenza fin troppi turisti, avevamo bisogno di un, seppur breve periodo, anche qua. Ripeto, siamo a 1000 metri d'altezza, un'ora circa dal mare, dalla zona di Maspalomas, e ci passeremo la notte tranquillamente. Con questo vi salutiamo e ci rivediamo domani mattina per un'altra parte di viaggio. Buongiorno! Buongiorno a tutti, ci siamo svegliati qua questa mattina, una notte fantastica, la luna illuminava la foresta, illuminava gli alberi come fosse giorno, è stato uno spettacolo veramente meraviglioso. Le temperature sono un po' scese, sono le 9 e il sole si è alzato a 9:30 circa e quindi sta scaldando un po' bene l'ambiente, abbiamo messo fuori anche i pannelli per ricaricare le nostre attrezzature e comunque dopo tanto mare meritava di stare un po' più qua in montagna. Ma che posto è questo? Questo è un posto meraviglioso. Bellissimo. Dai, adesso andiamo a farci colazione, ci siamo alzati con calma. Aspettavamo appunto questi raggi del sole che scaldassero un po' perché stanotte è stata una delle notti più fredde da quando siamo partiti. Però dall'armadio dietro dal garage abbiamo tirato fuori il piumino e con quello abbiamo dormito tranquillamente. Sì, non benissimo. abbiamo neppure dovuto accendere il riscaldamento, si stava bene. Quindi ora colazioniamo. E guardate un po' che meraviglie. Colazione al sole questa mattina. Temperatura ora? Perfetta. Né troppo caldo né troppo freddo. Giusta. E guardate un po' in questa splendida giornata di sole cosa facciamo. Eccolo Mauro e il suo BBQ. carne pronta, papas arrugadas quasi. Ok, ecco che andiamo con la carne. Via.
E l'altra? L'altra è più piccolina, quindi la metto un po' dopo. Il profumino non si sente, ma è spettacolare. Questo è solo mio. Questi due solo mie sono veramente spettacolari. Mentre Bettina si mangia già le sue papas arrugadas. Mm. Oh, che bella questa zona! Dopo un buon pranzo, là, tranquilli nell'area ricreativa, io mi dedico un po' di passeggiata. Mauro non ne ha voglia, si ferma in camper a rilassarsi, poi tra un po' c'è una partita, quindi è già in sorta di agitazione pre-partita. Meglio lasciarlo stare, io me ne vado da sola e mi faccio un'altra bella passeggiata, sì, non molto lunga, ma giusto per sgranchire un po' le gambe. Questa zona è stupenda, ci sarebbero ore e ore di camminate da fare. Ora purtroppo sono partita un po' tardi, sono le 4:15. Non ho molto tempo a disposizione, quindi mi faccio giusto una passeggiata di un'oretta, poco più, e poi rientro. Guardate che strano fenomeno, questa terra completamente arida in questo momento che avrebbe dovuto essere coperta d'acqua, perché questo effettivamente sarebbe un lago. In realtà è rimasta solo una piccola parte di acqua e di lago che tra poco vediamo. A me piace ogni tanto camminare anche da sola in mezzo alla natura, ascoltare il silenzio, gli animali, i grilli, gli uccelli che cinguettano e stare un po' in tranquillità. Beh, camminare qui in mezzo a queste zone non è la cosa più simpatica al mondo. Però voglio raggiungere il laghetto, quel poco che rimane del laghetto, che è qua, e sopra c'è la diga. Ci sarà da fidarsi? Io ci provo. Volevo attraversare il fiume dopo la diga, ma è un canyon talmente stretto e profondo che non riesco a farlo. Quindi vado in alto, cerco di riprendere la strada principale. Vabbè, qualcosa ho trovato. C'è una sorta di muro con un sentiero che probabilmente portava gli operai o porta tuttora gli operai verso la diga, e quindi faccio un salto del muro e prendo quello. Giusto per farvi capire dove siamo messi col camper, guardate là in mezzo al bosco. Qui sono sulla collina di fronte. E buongiorno Mauretto. Buongiorno a tutti. Si riparte? Si riparte, siamo stati 2 giorni in questo posto molto molto bello,
abbiamo ricaricato le batterie, sono i posti che ti permettono di ricaricare le tue batterie, quelle interne, con una pace assoluta. E quindi adesso riprendiamo il viaggio, ci aspetta una bellissima cosa che farete assieme a noi oggi. In mezzo a boschi, natura, montagne Animali. e silenzio assoluto. Siamo saliti in montagna, ormai siamo nella parte più alta di Gran Canaria, che è molto montuosa, e quella roccia che vedete là in cima è il Roque Nublo, che è uno dei simboli principali di Gran Canaria, un monolito di circa 50 metri di altezza che si trova a oltre 1800 metri, che spicca da tutta l'isola, si può vedere. Siamo arrivati a un'area ricreativa chiamata Bailico. E da qui vogliamo partire per una passeggiata che ci porterà alla Ventana del Nublo, ossia una finestra sulla famosa roccia del Roque Nublo. Siamo a 1600 metri d'altezza, nel centro dell'isola di Gran Canaria, e andiamo a partire per fare questo randonnée. Via! Ci sei? Ci sono. Andiamo. Dopo diversi giorni al mare, ogni tanto ci sta bene anche un po' di montagna, di boschi, di silenzio e queste passeggiate in mezzo al verde che davvero sono rilassanti al massimo. Quasi arrivati. Dove vogliamo andare? L'abbiamo già detto? Eccolo. La Ventana del Nublo. Ci siamo ormai. Siamo quindi arrivati alla Ventana del Nublo. Eccola qua. Questa finestra, questo buco nella montagna, in questi splendidi boschi. Arrivati e guardate che panorama pazzesco dietro di me, nel buco, nella finestra, sul Nublo. Alle spalle della Betty c'è la rocca del Nublo. Eccolo laggiù. Là. Veramente spettacolare. Tenete presente che siamo quasi al Picos de la Nieves, che è poco più avanti, che è la vetta massima di Gran Canaria. Qui siamo a 1760 metri e l'aria è freschina. Appena c'è una leggera brezzolina e bella fresca, cioè un maglioncino, una felpettina bella tecnica, fa piacere averlo addosso.
Gran Canaria non è solo mare, non è solo caldo, ma queste montagne sono veramente spettacolari e la caratteristica peculiare di quest'isola, cosa che a Fuerte e a Lanzarote non si può assolutamente trovare. Belle, 3 isole completamente diverse l'una dall'altra e tutte e 3 con delle caratteristiche assolutamente affascinanti e uniche. Posto panoramico spettacolare. Là in fondo si vedono addirittura le dune di Maspalomas. Eh sì, siamo nella parte quasi più alta dell'isola. Qui dovremmo essere più o meno al centro dell'isola e quindi intorno a noi abbiamo tutto mare. Il posto è meraviglioso. Eccoci qua di nuovo fermi, dopo essere tornati dalla passeggiata di 5 km e 3 se non sbaglio. Ci abbiamo impiegato con molta calma 2 ore circa. Ora ci siamo fermati nuovamente in un'area ricreativa, in un'area camper al Corral de los Juncos. Siamo al centro dell'isola di Gran Canaria. Siamo a 1750 metri d'altezza. Di giorno si sta bene, insomma, un po' vestiti, ma si sta bene. Penso che stanotte accenderemo il riscaldamento e presumo che stanotte qua farà freddo. Ma stiamo qua perché domani mattina vogliamo fare una cosa abbastanza presto, che è qui vicina e che vedrete e sarete assieme a noi. Però intanto ci godiamo quest'area sosta che è molto carina, in una posizione molto panoramica e dove ci godiamo l'aria fina. Molto fina e molto fresca. E il silenzio. Qua hanno installato tutti questi barbecue, ce ne sono 5-6, uno è ancora acceso perché 2 signori spagnoli di quel van ci sono fatti il barbecue, noi l'abbiamo fatto ieri con il nostro, però è carino, un bel posto dove potersi fermare. Qua ci sono i servizi. È uno strarupo. Cos'è? Uno strapiombo a dirupo. Ah. Beh, effettivamente, qua scende non poco. Da qua, messere, si domina la valle. Quel che si vede è. Ma se l'imago è scarno al vostro sguardo, noi planeremo in un galoppo alato entro il cratere ove gorgoglia il tempo. Parapà, parapà, parapà.